Amici delle due ruote, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Mi sto recando in questa concessionaria per poter visionare dal vivo la Guzzi V85 TT, un modello che ha avuto un notevole successo tra le più ambite enduro stradali. Riuscirò ad averne la concessione d'utilizzo al fine di riprovarla sufficientemente da potervene parlare? Io ci provo. Ragazzi, ci sono riuscito. Il proprietario è stato gentile a darmi l'opportunità di poterla provare in un test ride completo. Il fatto che molti ne parlano bene ha fatto nascere in me una grande curiosità. Nonostante io abbia provato molte motociclette, in tutta onestà devo dirvi che su una Guzzi è la mia prima volta. Senza forzare l'andatura su di un percorso ancora bagnato, mi concentro sulle sensazioni trasmesse da questa motocicletta. La mia impressione è quella di essermi seduto su di una crossover da viaggio piuttosto che su di una endurona stradale votata all'off-road. Di fatto percepisco un avantreno ben piantato che mi trasmette tanta sicurezza. Mi fa sorridere il pensiero di volerla portare su di un percorso più asciutto per cercare il suo limite. La triangolazione sella, manubrio e pedane offre una posizione molto comoda e naturale. Subito mi fa pensare di poter percorrere molti chilometri senza dovermi fermare. La sagoma del supporto pedane passeggero, ancorata a quelle del pilota, mi infastidisce quando cerco di arretrare i piedi sulle pedane. Per evitare un possibile contatto con l'asfalto, alle massime pieghe sono costretto a una posizione scomoda. La sella è ampia, comoda e rivestita da un tessuto che non fa scivolare. Per avere un buon appoggio a terra di entrambi i piedi, bisogna avere una statura non inferiore al 1,78 m. È comunque disponibile una sella ribassata. Anche per il passeggero la porzione della sella è ampia e ben imbottita. Il terraietto in acciaio, che supporta il portapacchi, funge anche da solido appiglio. Il cupolino ripara la sola porzione del busto, lasciando allo scoperto casco e spalle. Quello Touring, disponibile come optional, lo consiglio assolutamente. Il manubrio a sezione variabile è largo e giusto e non è troppo rialzato. La sua distanza dalla sella è di buon compromesso per mantenere il busto eretto e le spalle in scarico. I paramani sono robusti. La loro sagoma è profilata per non essere troppo invasiva dal punto di vista estetico. La protezione offerta è comunque buona. Il blocchetto dell'accensione è alloggiato in una posizione scomoda se si ha installato una borsa da serbatoio. I blocchetti sono ben rifiniti e facili da utilizzare, anche indossando guanti invernali. Il tasto per cambiare le info sul display lo avrei preferito sul lato sinistro del manubrio. Il display in TFT ha un look moderno ed è ben visibile in ogni condizione di luce. Le informazioni raccolte nel riquadro sono complete e ben disposte. La luminosità cambia rapidamente da modalità diurna a quella notturna quando si entra in una galleria. Il doppio faro anteriore è sorretto da un telaio in acciaio, messo in evidenza per enfatizzare la robustezza del prodotto nel suo insieme. La luce diurna rievoca il simbolo inequivocabile del marchio. Il feeling continua a piacermi anche forzando un poco l'andatura. Le gomme di primo equipaggiamento mi danno il feeling necessario per essere scorrevole anche su un percorso non completamente asciutto. Su questo tracciato, utilizzando la mappa strada, cerco l'intervento del traction control senza riuscirci. La trazione è sempre ottimale da escluderne un suo possibile intervento. L'ABS interviene solo se si esagera con il freno. La forcella ha un diametro di 41 mm e un'escursione di 168 mm. La scorrevolezza è ottima come il sostegno in frenata. In inserimento di curva, con il freno ancora pinzato, si riesce a mantenere la traiettoria impostata senza avvertire un effetto raddrizzante.
Le asperità vengono digerite bene e la ciclistica rimane composta. La regolazione del precarico molla e del freno in estensione è possibile tramite registri posizionati sul tappo del fodero destro. Il monoammortizzatore è infiltrato sul lato destro di un forcellone oscillante. La sua corsa, di soli 102 mm, sostiene il posteriore della moto, enfatizzandone la precisione di guida su strada. Nel fuoristrada non se ne apprezzerebbe quasi sicuramente il suo comportamento. La regolazione è possibile nel precarico e nella sola estensione. Il motore al minimo dei giri frulla e non poco. Superando i 2200 giri, però, le vibrazioni si attenuano notevolmente. Da una cubatura di soli 853 cm3 non mi sarei mai aspettato tanta coppia. Spalancando l'acceleratore, l'impressione è quella di avere a disposizione più cavalli rispetto ai 76 dichiarati. Si esce dalle curve con decisione senza dover insistere con il gas. Personalmente lo ritengo uno dei migliori bicilindrici sul mercato. La frizione è a carter a secco. Il suo azionamento avviene per mezzo del cavo tradizionale. Nelle partenze da fermo non strappa ed è facilmente modulabile. La leva della frizione è regolabile ed è morbida da azionare. Il cambio non è tra i più veloci e bisogna assecondarlo. Gli innesti sono un poco secchi quando si viaggia ai bassi regimi. Sopra i 3500 giri le cambiate sono sensibilmente più morbide. La spaziatura è adeguata. La presenza del cardano è percepibile solo chiudendo il gas molto rapidamente. Silenzioso è il suo funzionamento. Le pinze 432 ad attacco radiale e i dischi anteriori da 320 mm sono marchiati Brembo. I tubi sono in treccia metallica. La frenata è potente senza dover forzare sulla leva. Ottima la modulabilità. Al posteriore la pinza a due pistoncini morde un disco da 260 mm. La potenza frenante è ottima come lo è il suo intervento. I consumi di questo motore sono bassi. Con i 23 litri di benzina che il serbatoio è in grado di contenere, si possono superare senza difficoltà i 400 km di percorrenza. L'avantreno decisamente caricato, a garanzia di una maggiore precisione di guida, penalizza, solo in parte, la maneggevolezza nel traffico cittadino. Il suo peso di 229 kg in ordine di marcia non si avverte grazie all'ottimo bilanciamento. Sulle asperità il comportamento delle sospensioni è decisamente buono. Considerando la poca escursione del mono, il comfort non è compromesso. In questa giornata autunnale con circa 16 gradi di temperatura, il calore del motore non è avvertibile. Anche il calore del terminale di scarico non è avvertibile in queste condizioni. Avendolo toccato con mano, credo che il suo isolamento sia decisamente ottimo da non creare nessun fastidio per il passeggero. Considerando che la motocicletta in questione è votata principalmente a un utilizzo touring, mi sembra giusto provarla anche in una condizione di scarsa visibilità. Da subito è evidente quanto siano potenti i due proiettori. Il fascio luminoso è ampio e profondo. I due fanalini di coda sono molto luminosi e hanno un look accattivante. Tutto l'impianto di illuminazione è a LED. È giunta l'ora che io riconsegni la moto al concessionario, soddisfatto ma anche dispiaciuto. Non mi sarei mai aspettato di poter trovare tanto godimento tra le curve in sella a una moto di questo segmento. Vi consiglio di provare questa V85 TT e di condividere il vostro giudizio nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo appuntamento. Un saluto da Jumbo Test!